Prima delle piramidi di Giza, prima della Sfinge, prima dei grandi faraoni, l'Egitto era diviso e debole, ma un uomo si sollevò dalle dune del deserto cocente, divenendo leggenda. E questa è la sua storia. Hierakonpolis, conosciuta anche come Neken, una delle città più influenti e potenti dell'Alto Egitto, centro nevralgico del commercio e della religione. La sua posizione, incastonata tra il paesaggio montuoso e desertico, la rendeva protetta, ma anche ricca di risorse naturali, come oro, minerali e legname, fondamentali per l'economia della regione. La città era sotto il controllo di un nomarca, che esercitava il potere su di essa e sulle aree circostanti. Il culto principale di Hierakonpolis era dedicato a Horus, il dio della regalità e dell'ordine. Horus, simbolo di protezione e di giustizia, rappresentava la figura centrale nelle tradizioni religiose dell'Alto Egitto, in cui la regalità e l'autorità venivano concepite come un dono divino. I templi e i palazzi che sorgevano nella città erano testimoni di questo forte legame tra politica e religione. L'Alto Egitto, una regione che si estendeva dalle cascate del Nilo fino a Coptos, un territorio caratterizzato da un paesaggio aspro e montuoso. Sebbene fosse relativamente isolato, l'Alto Egitto era una delle aree più ricche dell'antico Egitto, grazie alle sue risorse naturali e alla fertilità delle terre vicine al fiume Nilo. Le città-stato principali come Abydos, Nakada e Tebe avevano una forte autonomia politica, ma tutte si riconoscevano nel culto di Horus, il dio che rappresentava la protezione e l'ordine. La politica nell'Alto Egitto era altamente decentralizzata. I nomarchi delle varie città-stato avevano un ampio controllo sui loro territori, pur essendo legati da una comune religiosità. La divisione tra le città era netta, e ognuna di esse si sforzava di prevalere sull'altra, alimentando rivalità interne che però non impedivano un certo grado di cooperazione nelle questioni religiose e culturali. Buto, una delle città principali del Basso Egitto, situata nel fertile delta del Nilo. La divinità principale di Buto era Wadjet, il cobra protettore. Wadjet era una delle divinità più venerate nel Basso Egitto, simbolo di protezione e di forza. La città era governata anche qui da un nomarca, che deteneva il potere su Buto e su altre città-stato circostanti. A differenza dell'Alto Egitto, che si caratterizzava per un paesaggio montuoso e arido, il Basso Egitto era ricco di terre agricole, facilmente irrigate dal Nilo. Questo lo rendeva particolarmente prospero in termini agricoli e più accessibile agli scambi commerciali marittimi, ma anche vulnerabile agli attacchi esterni. Il Basso Egitto si estendeva nel delta del Nilo, il che la rendeva un crocevia per diverse influenze culturali e religiose. Le città-stato, pur mantenendo la loro indipendenza politica, avevano una più spiccata propensione verso la cooperazione interregionale, con una particolare attenzione alle rotte commerciali e alle alleanze con potenze straniere. La religione del Basso Egitto, pur centrata su Wadje e su Set, il dio del caos, era permeata da un'influenza cosmopolita che la rendeva differente rispetto a quella dell'Alto Egitto. Nel corso della storia, l'Alto e il Basso Egitto furono protagonisti di ripetuti tentativi di unificazione, spesso ostacolati dalle profonde differenze politiche, culturali e religiose. L'Alto Egitto, con il suo sistema più centralizzato e il culto predominante di Horus, si contrapponeva al Basso Egitto, caratterizzato da una maggiore apertura commerciale, una struttura politica frammentata e il culto di Wadjet e Set. Queste divergenze resero difficile l'emergere di un unico potere dominante. A simboleggiare questa divisione erano le due corone, ciascuna rappresentativa dell'identità e della sovranità delle rispettive regioni. La corona bianca, Ejet, alta e slanciata, simboleggiava l'Alto Egitto, associato al dio Horus, protettore del re e simbolo dell'ordine divino. La corona rossa, Deshret, piatta e dotata di un'antenna ricurva, rappresentava invece il Basso Egitto, terra fertile e crocevia di scambi. Era legata al culto della dea Cobra Wadjet, guardiana delle terre del delta, e alla figura di Set, simbolo della forza, del caos
e delle lotte per il potere. Le due corone, mantenute distinte per secoli, divennero l'emblema della rivalità tra le due regioni, segnando il conflitto tra l'ordine dell'Alto Egitto e la ricchezza e complessità culturale del Basso Egitto. Solo con il tempo, e dopo molteplici tentativi, sarebbe emersa la figura di un sovrano capace di dominare entrambe le terre, risolvendo nella storia ciò che le due corone testimoniavano nella simbologia. Due poteri distinti, in perenne confronto. Nelle polverose sabbie del sud, in una terra segnata da antichi misteri e da conflitti senza fine, Tinis si stagliava come una delle città più influenti dell'Alto Egitto. Un vivace centro di potere locale, dove le tradizioni guerriere e i riti sacri si intrecciavano quotidianamente. Fu in questo ambiente, carico di simbolismi e di una forte spiritualità, che nacque Narmer. La leggenda narra che il giovane principe fosse figlio di un sovrano di grande statura, un uomo la cui fama era intrisa dei miti dei tempi antichi, il re Scorpione II. Quest'ultimo era venerato come un sovrano che aveva tentato, con esiti incerti, di unificare le terre in lotta, una tradizione che si tramandava come un'eredità spirituale e politica. Crescendo a Tinis, Narmer era immerso in un ambiente dove la forza militare, la saggezza dei riti religiosi e l'arte della diplomazia erano le armi principali per ottenere il potere. Mentre le luci del Nilo illuminavano i templi e le abitazioni, il giovane veniva istruito nelle antiche leggi, nelle storie degli eroi e nei segreti della divinità, in particolare nel culto di Horus, il dio del cielo, che rappresentava l'ideale di regalità e protezione. In quel contesto, Tinis non era semplicemente la città natale di Narmer, ma il crocevia in cui si formavano le aspirazioni di un intero popolo, in attesa di un leader capace di superare le divisioni. Quando Narmer raggiunse l'età adulta, l'Egitto si trovava nel bel mezzo di una fase di forte instabilità politica. Le città-stato dell'Alto Egitto, pur condividendo un'identità culturale fondata sul culto di Horus, erano divise da rivalità incessanti, ognuna in competizione per il controllo delle risorse e dei territori. Narmer aveva imparato a guardare oltre le divisioni del suo popolo, nutrendo la convinzione che l'unificazione dell'Egitto fosse non solo possibile, ma indispensabile. La sua elezione a sovrano rappresentò il momento in cui la sua visione iniziò a prendere forma. Il suo progetto ambizioso prevedeva la fusione delle tradizioni e l'affermazione di un'autorità centrale che avrebbe messo fine alle rivalità tra le città-stato. Per raggiungere questo obiettivo doveva rafforzare il suo potere nell'Alto Egitto e contemporaneamente preparare le condizioni per conquistare le terre del Basso Egitto, una regione ricca di risorse ma altrettanto instabile. Le prime offensive militari di Narmer si concentrarono nell'Alto Egitto, dove mise in atto una serie di assedi e battaglie decisive. La sua strategia prevedeva attacchi simultanei, sfruttando la conoscenza del territorio e la superiorità numerica. Le truppe marciavano attraverso le terre sabbiose, avanzando con determinazione verso le fortificazioni dei nemici, pronti a piegare le resistenze locali. Ogni vittoria sul campo di battaglia era la manifestazione di un ordine superiore, un segno che gli dei favorivano la causa di Narmer. Ogni città che veniva sottoposta, ogni nemico che si arrendeva, era parte di una visione più grande che si estendeva oltre il conflitto. Unire un popolo sotto un'unica bandiera, quella della pace e della prosperità, in nome di Horus. Dopo aver unificato l'Alto Egitto sotto la sua guida, Narmer si trovò di fronte a un compito arduo ma inevitabile: la sottomissione del Basso Egitto, una regione divisa in numerose città-stato, ciascuna con il proprio potere e con tradizioni politiche radicate. Le forze locali, tra cui Sais e Buto, cercavano di mantenere la propria indipendenza e il proprio potere. La sfida per Narmer non era solo militare, ma anche simbolica. Doveva convincere queste città a riconoscere la sua supremazia e la legittimità del suo dominio su tutto l'Egitto. Con il controllo stabile dell'Alto Egitto, Narmer intraprese una serie di preparazioni meticolose per la campagna nel Basso Egitto. Comprendeva bene che il suo successo dipendeva non solo dalla forza militare, ma anche dalla capacità di influenzare l'opinione pubblica. La propaganda religiosa e politica era un potente strumento, e il giovane sovrano si circondò dei sacerdoti più influenti dei templi di Tinis per rafforzare il suo messaggio. Narmer era il mediatore legittimo tra gli dei e il popolo, scelto per unificare le due terre in nome di Horus.
La sua strategia era chiara. Avrebbe prima indebolito le resistenze in città-stato minori, per isolare progressivamente i principali centri di potere come Sais. La città di Sais, con la sua posizione centrale nel delta, era un obiettivo fondamentale. Bisognava fare in modo che Sais, con la sua elite sacerdotale e politica, cedesse il suo potere senza compromettere l'ordine che era necessario per la futura unificazione. La città era protetta da una rete di canali e paludi, un ambiente che rendeva difficile l'assalto diretto. Nonostante ciò, Narmer non fu intimorito dal terreno, che pur comportava delle sfide, ma anzi lo sfruttò come un'opportunità strategica. Invece di lanciarsi in un attacco frontale, impiegò una serie di battaglie difensive lungo le rotte fluviali, cercando di minare l'autorità di Sais con incursioni rapide. Le sue truppe, addestrate a muoversi velocemente e con precisione, eseguirono una serie di incursioni rapide che distrussero i piccoli avamposti di Sais e tagliarono le comunicazioni tra la città e le sue alleate nel delta. Ogni vittoria parziale ebbe un effetto domino. Le forze di Sais furono costrette a difendere con più intensità, ma sempre su più fronti, e la città si trovò sempre più isolata. La città si trovava ormai circondata dalle forze di Narmer, e la resistenza che inizialmente sembrava forte cominciò a cedere. La battaglia finale si combatté alle porte della città, dove la resistenza delle truppe di Sais fu brutale ma inefficace contro l'organizzazione impeccabile dell'esercito di Narmer. La superiorità tattica e la determinazione di Narmer prevalsero, e dopo giorni di scontri, Sais cadde, il sovrano unificatore. L'idea che la sua ascesa fosse benedetta dagli dei e il suo ruolo legittimato nel far cessare la divisione dell'Egitto trovò finalmente una base solida anche a Sais. Dopo la caduta di Sais, la resistenza nel Basso Egitto era ormai ridotta a pochi focolai. Narmer, pur essendo consapevole che Buto rappresentava ancora un simbolo di opposizione, si preparò alla battaglia decisiva. Il suo esercito, rinvigorito dalla vittoria su Sais, si lanciò con determinazione verso Buto, una delle ultime città-stato che ancora si opponeva al suo dominio. La battaglia di Buto, a questo punto, non era solo una questione di sconfiggere l'esercito rivale, ma di mettere fine definitivamente alla frammentazione. La città di Buto non poteva contare su alleanze significative. Con l'arrivo delle forze di Narmer, che marciavano in formazione compatta e supportate da forze navali lungo il fiume, la resistenza si sgretolò rapidamente. La battaglia finale fu segnata da un assalto rapido e devastante che infranse le difese di Buto, e con la sua caduta, l'intero Basso Egitto fu finalmente conquistato. Narmer era ora fondatore di una nuova era. Si presentò solennemente davanti alla sua corte e al popolo, indossando entrambe le corone: la corona bianca dell'Alto Egitto e la corona rossa del Basso Egitto. Con l'adozione di entrambe le corone, Narmer divenne ufficialmente il primo grande faraone dell'Egitto. La sua autorità non si limitava più a una sola città, ma si estendeva su tutta la terra, unificando le tradizioni e le culture dell'Alto e del Basso Egitto. Le fonti storiche che ci permettono di ricostruire l'ascesa di Narmer e l'unificazione dell'Egitto sono limitate, ma di fondamentale importanza. Tra i reperti più significativi troviamo la Narmer Palette, un antico oggetto di pietra che celebra la vittoria del faraone Narmer sull'Alto e Basso Egitto. La Palette non è solo un'opera d'arte, ma una testimonianza storica, ed è spesso considerata una delle prime rappresentazioni dell'unificazione del paese. Incisa con immagini potenti, la Narmer Palette mostra il faraone che indossa entrambe le corone, quella rossa del Basso Egitto e quella bianca dell'Alto Egitto, simbolizzando il suo dominio su entrambi i regni. Nella scena principale, Narmer è raffigurato mentre sottomette un prigioniero, una chiara rappresentazione della sua forza militare e della sua capacità di unificare i territori sotto un'unica autorità. Dal punto di vista religioso, l'unificazione rafforzò il culto di Horus come divinità protettrice del faraone. La sua figura divenne un mediatore tra il mondo terreno e il mondo celeste, la legittimazione divina. Del potere del faraone, già presente nelle tradizioni dell'Alto Egitto, venne ora estesa a tutto l'Egitto, consolidando il concetto di monarchia assoluta, che sarebbe sopravvissuta per secoli. Sul piano politico e militare,
l'unificazione portò a una maggiore centralizzazione del potere, con una capitale probabilmente situata a Mintinis, che divenne il centro amministrativo e religioso del regno. Questo processo comportò una serie di riforme che portarono alla creazione di un'amministrazione centralizzata, capace di gestire efficacemente un territorio vasto e complesso come quello egizio. La creazione di un regno centralizzato e stabile permise l'espansione del commercio, la costruzione di monumenti grandiosi e la fioritura della cultura egizia. Inoltre, l'unità politica e religiosa creata da Narmer divenne la base della dinastia faraonica, un sistema che avrebbe garantito continuità per oltre 3000 anni. L'inizio di una civiltà che avrebbe segnato la storia dell'umanità per millenni. Grazie per aver guardato questo video. Lascia un like ed un commento con le tue opinioni o suggerimenti e condividi il video con chiunque possa apprezzarlo. Non dimenticare di iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Serendipity illumina la tua curiosità.